Bene, ci siamo per la ripartenza. Here we go, ready to keep going to Calabria. Today I'll go to Pescara, e da Pescara poi andrò verso Termoli, però ci arriverò in serata. Ed è giunta l'ora di ripartire di nuovo. Dopo 2 giorni spesi all'insegna del buon cibo e del relax, sono pronto per ripartire, quindi il tempo di caricare la bici e mi avvio per le strade di Roma. Quanto sei bella Roma! La 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 la. Mi dirigo verso l'autostazione di Roma Tiburtina, dove ad aspettarmi c'è un pullman che mi porterà appunto da Roma fino ad arrivare a Pescara per riprendere il mio viaggio. Ma prima c'ho giusto il tempo per mangiare un bel panino. Siamo riusciti a caricare la bici smontando soltanto le valigie. Bici caricata nel pullman e andiamo a Pescara. Arrivato poi alla stazione centrale di Pescara, mi rimetto subito in moto verso Termoli. Oggi farò pochi chilometri, soltanto 95, fino ad arrivare a Termoli. Rieccoci in Pescara. Here we go again in Pescara. Nice lungomare with the cycle path. Ho fatto un po' di spesa al volo alla Conad. Mangerò dove trovo un posto al fresco, so whenever I find some place in the shade I'll eat something and then I keep going today. Let's go! Mangiare un po' di insalata, un po' di verdure perché non ne sto mangiando proprio. Comunque, peccato che non sono sempre pronto a registrare, ma appena passato un ragazzo che mi suonava da dietro con la moto, si è messa a urlare, sei un grande! Ti ho visto sul servizio di Pietro Francese. Ma è già la terza persona che mi riconosce grazie magari ai social o quant'altro. Devo dire che è una bella sensazione essere riconosciuti per quello che si fa, eh? Grande. Quel ragazzo che vi dicevo mi ha appena mandato un messaggio su Instagram. Mi ha detto se vuole ritornare così ci conosciamo e sta passando, ve lo faccio conoscere. Non so se sono io che mangio il pomodoro in mezzo alla strada o la bicicletta carica così ad attirare attenzione. Comunque si fermano dei passanti per farmi delle domande e complimentarsi col mio viaggio. Nel frattempo arriva il ragazzo. Eccolo qui Marco che mi urlava dalla sua moto. Lui è Marco, pugliese ma trasferitosi ormai qui da anni a Pescara, fa il rider, quindi consegna in biciclette per le strade di Pescara. Mi riconobbe, anzi addirittura riconobbe la bicicletta grazie al programma andato in onda sul programma di Pietro Francese. Mi aveva addirittura offerto per dormire nel caso in cui fossi passato da Taranto, quindi ha fatto molto piacere conoscerlo, un ragazzo in gamba, anche lui con la passione dei viaggi in bici. Marco, mi ha fatto davvero piacere conoscerti e sono lusingato del fatto che ti sei fermato a fare 2 chiacchiere con me, quindi ti auguro il meglio, mi raccomando fatti la tua esperienza, non benissimo. Fermarti. In bocca al lupo e buona strada a tutti, ma soprattutto a te. Ciao Marco. Ciao. Bene, a questo punto mi lascio la bellissima Pescara alle spalle e proseguo in direzione verso Vasto, anche perché nelle vicinanze c'è la costa dei Trabocchi, che non vedo l'ora di percorrerla. Andiamo! Molti cicloviaggiatori preferiscono farsi le statali oppure passare fuori dai paesi, ma a me passare sui lungomari piace un casino, perché comunque vedi il mare, le persone, la spiaggia. Preferisco di gran lunga fare questi tratti così riciclabili, anche se poi alla fine magari vai molto più lentamente, però chi se ne. L'unica cosa che mi aspettavo di trovare di più comunque sul lato del mare, insomma sotto la spiaggia, è un po' di fila, però niente, non c'è fila né ai bagni né al bar né al lido né in spiaggia. Niente, fila non ce n'è, non ne fanno fila qua. Vento e salite è da criminali però, wind and uphills, it's really not nice. Cioè c'è un vento contro, non so se si vede. In più c'è la salita, quindi è come se stessi scalando di nuovo le Alpi. Mamma mia.
Arrivo poi all'imbocco della ciclovia dei Trabocchi, qui sulla costa dei Trabocchi appunto, che non è ancora finita, infatti mi ritrovo subito su un po' di sterrato. Ho imboccato una stradina che dava poi sul tracciato principale e quindi l'ho presa, ma mi ha portato a fare un po' di off-road di nuovo, però va bene, la bici ce la fa. Spero che a breve troverò la famosa ciclovia dei Trabocchi. Eccola qui, questa è la famosissima ciclovia dei Trabocchi, dovrebbe portarmi fino a Vasto. Ok, let's go. Costeggerò la ferrovia per tutto il tempo, per un bel po' di chilometri, almeno una sessantina da qui, poi dopo non lo so, si vedrà. Proseguiamo. So there was a tunnel that wasn't finished yet because it's a pretty new cycle path. So I had to go around because there was a tunnel not finished yet. So now I'm gonna get it again from down here and keep going all the coast. Far away from town, we talk until we can't no more. You know I like I found. Questa magnifica ciclovia non è ancora ultimata al 100%, quindi a volte tocca lasciare e riprenderla in diversi punti e ci si trova in posti anche così del genere. Spero di sì perché non voglio risalire, molto bene. Pensavo di riuscire ad andare da qui, ma è troppo ripido, però dietro di là mi sa che c'è una stradina. Quanto è bello il profumo del mare. Oh. Quindi devo salire da lì. Poi c'è una bella salita, vabbè tu qua mountain bike. Non deve essere problema. Stai carico, grazie, così. Ciao ciao. Ciao. Ecco qui un trabocco in disuso ormai, trasformato in ristorantino, ma sono macchine da pesca usate su tutto il litorale adriatico. Partire da Venezia fino ad arrivare giù in Molise, credo. Dunque è per questo che questa ciclovia prende il nome della ciclovia dei Trabocchi, appunto per questi trabocchi posizionati qui sul litorale, che sono macchine da pesca, come dicevo prima. C'è ancora qualche galleria non finita su questa ciclovia perché, come dicevo, è abbastanza nuova, però è in fase di non so come si dice. Insomma è quasi finito, dai. Il bello del cicloviaggio è anche questo, che si incontrano persone per strada, magari dove condividi la stessa passione, e poi percorrere e chiacchierare insieme su una strada del genere è uno spettacolo. Enzo, Ciao ragazzi, originario abruzzese ma vive a Pavia, stiamo facendo una bella chiacchierata oggi pomeriggio. grande Domenico. Devo dire che sono molto impresso in modo positivo di questa ciclovia, perché costeggia tutta la costa, si vedono i trabocchi che ormai sono stati trasformati per la maggior parte in ristorantini, ma davvero davvero belli. E poi passeggiare col profumo del mare, guardare il mare, i chilometri non li senti nemmeno, Tenete proprio la prima qui davanti, gran favore. Direi pausa birra e pizza. Direi proprio di sì. Mi accorgo solo ora che attaccata alla fronte c'ho 10.000 moscerini spiaccicati, forse è per questo che le persone mi guardavano male. Comunque, dopo questa bella pausa rinfrescante, riprendo il mio viaggio verso Vasto. Cazzo però, ma segnalatelo che è chiusa sta cazzo di galleria, non fate arrivare le persone fin qui, fino in fondo, e poi è chiusa. E che cazzo.
Proviamo di qua. Stanco però delle numerose interruzioni su questo percorso, decido di cambiare tratta. Imbocco una stradina di sterrato che non so nemmeno dove porta e ad un bivio decido di prendere la strada a sinistra, quella che costeggia di più il mare, e come spesso accade si trovano delle gran belle sorprese, incontri favolosi e posti magici. Una volpe, il giorno, dove vai Volpina? Vieni qua. Ma chissà dove mi porta sta strada. Sapete, questo mio viaggio in bicicletta io l'ho sempre associato al cammino della vita che noi tutti facciamo, perché non sempre tutto va secondo i piani, ci si trova delle volte ad imboccare una strada che non si è mai percorsa prima, magari ne abbiamo paura, però se mai imbocchiamo quella strada sconosciuta mai riusciamo a scoprire cosa c'è dall'altra parte, come in questo caso. Non avrei mai visto questi paesaggi bellissimi se non avessi imboccato questa stradina, quindi siate più aperti nei confronti delle incognite che la vita ci presenta giorno dopo giorno. Comunque mi riallaccio poi sulla statale principale che mi porta poi a Vasto Marina, altra località marittima qui sul litorale adriatico. Comme si ce temps passé m'avait tout fait oublier. Wow, viens ensemble, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance. Wow. Quasi arrivati a Termoli. E come è successo già in altre volte, insomma, le persone che vedono, insomma, un cicloturista chiedono chi sei, cosa fai, cosa non fai. E Daniela è stata così gentile da offrirmi un posto letto per stanotte, una doccia calda, insomma, una cosa, e io per ripagarla gli cucinerò qualcosa, in modo che lei si rilassa e io metterò nei ferri. Tanto sono anche un buon chef, quindi... quindi grazie mille Daniela, stiamo per arrivare a casa sua, siamo già all'imbrunire, sono le 9, quasi le 9. Sto arrivando insomma nei tempi prestabiliti, quindi va bene così, a tra poco. Arrivati poi a casa di Daniela, il tempo di una doccia e sistemare la bici si era fatto ormai troppo tardi per mettersi a cucinare, quindi decido di portarla fuori a cena. Usciamo quindi per le stradine del centro di Termoli e devo dire che è davvero molto carina, specialmente la notte con tutte quelle luci, molto molto suggestiva. Quindi ci fermiamo poi a mangiare qualcosa al ristorante e andiamo a casa stanchi, anche perché il mattino dopo sarei partito presto. Quindi Daniela, grazie mille, e come vedete c'è tanta gente come lei che è disposta ad ospitarvi, quindi il mondo è fatto ancora di belle persone. Grazie ancora Daniela e grazie a tutti per seguire il mio canale, quindi ciao!